E adesso? Tra poco tu mi dirai di vestirmi. Mi accompagnerai fino alla porta, gentilmente. E tutto sarà finito. No? Ciao esploratori e sognatori della soffitta. Accomodatevi, fate un bel respiro e lasciate che vi porti in un viaggio dove sensualità, avventura e immaginazione si intrecciano come i lacci di un corsetto del Seicento. Oggi rispolveriamo una leggenda che ha incendiato il cuore di intere generazioni. Angelica, la Marchesa degli Angeli. Ma non ci fermeremo ai suoi film più celebri con la splendida Michelle Mercier. No, oggi apriamo tutti i bauli della memoria, perché Angelica vive nei romanzi, nel cinema e sì, anche in un fumetto audace che ha fatto tremare le edicole degli anni 60 e 70. Se ancora non lo avete fatto, mi raccomando, iscrivetevi alla soffitta e attivate la campanella. Qui si viaggia tra misteri, bellezza e malizia, ed è un peccato perdersi qualcosa. Allora, siete pronti? Allacciate le cinture, di cuoio, ovviamente, perché Angelica non è una donna che si lascia domare facilmente. Il nostro viaggio comincia nel 1957, quando Anne e Serge Golon presentano al mondo una saga che farà epoca. Angelica Sanz de Monteloup è una giovane aristocratica francese, bellissima, intelligente, ribelle quanto basta e con un cuore che non conosce paura. Costretta a sposare il misterioso Geoffrey de Peyrac, Angelica ci trascina nella Francia di Luigi XIV tra intrighi, fughe rocambolesche, passioni incandescenti, pirati, duelli e colpi di scena che ancora oggi tolgono il fiato. Chi ha letto i romanzi lo sa. Qui non si parla della solita eroina da salvare. Angelica è una donna libera, che ama, lotta, sceglie, cade e si rialza. È luce e ombra, vulnerabile e temeraria, dolce e selvaggia. Una forza della natura narrata con una modernità che sorprende ancora oggi. Poi arrivano gli anni 60 ed è amore a prima vista. Il cinema scopre Angelica e soprattutto scopre Michelle Mercier. I suoi capelli ramati, lo sguardo magnetico, il portamento da sovrana. Bastano pochi fotogrammi per trasformarla nella Marchesa degli Angeli per antonomasia. Tra il 1964 e il 1968 escono 5 film diretti da Bernard Borderie e il resto è storia. Sale piene, incassi record, poster ovunque, bambine che sognano di diventare Angelica e ragazzi che sperano di incontrarla in sogno, o almeno nei corridoi di un teatro parrocchiale. Certo, il cinema addolcisce un po' la durezza dei romanzi, sottolinea la sensualità, l'avventura, il romanticismo, ma in cambio ci regala un'icona pop immortale, una dea ribelle che cavalca, sfida, ama e lotta con un'intensità che ancora oggi incanta. E Michelle Mercier, con una punta di nostalgia, dirà: «Nessuno parla degli altri miei film, solo di lei. Eppure non ho mai trovato il mio Geoffrey». E qui, ragazzi, una carezza gliela dobbiamo tutti. E ora chiudete le finestre, perché la storia si fa piccante. Sì, perché Angelica non è vissuta solo tra pagine dorate e pellicole romantiche. Ha avuto anche una seconda vita più audace, più libera, più sfacciata, quella dei fumetti a tinte forti. Nel 1969, infatti, arriva in edicola un fumetto dal titolo chiarissimo: Angelica, firmato dalla penna di Antonino Cannata e dalla matita di Eugenio Benni, per la storica editrice La Terza. Ma attenzione, qui non c'è la Francia del Re Sole. Questa Angelica è una principessa saracena, furba, sensuale e indomabile, che vaga in un medioevo fantastico tra pirati, inquisitori, mostri, incantesimi e tentazioni che difficilmente supererebbero oggi il filtro di YouTube. Le copertine? Un trionfo di corsetti strappati, pose ammiccanti e guizzi di fantasia. Il tono? Picaresco, sfacciato, ironico, con quel tocco di ribellione erotica che ha reso il fumetto italiano degli anni 60 e 70 un fenomeno tutto nostro. 67 numeri pubblicati tra il 1969 e il 1974, un successo enorme. E sì, questa Angelica era ancora più libera, ancora più audace. Una femmina guerriera che galoppa tra le pagine e nella fantasia dei lettori. 3 Angeliche, una sola leggenda.
Che la conosciate per i romanzi dei Golan, per i film con Michel Mercier o per i fumetti audaci delle edicole, Angelica è un mito assoluto. Una donna che attraversa i secoli cambiando forma ma non anima. Una ribelle, una seduttrice, una guerriera. Una protagonista che non ha mai chiesto il permesso per esistere e infatti è entrata direttamente nella storia della cultura pop. Se questo viaggio vi ha fatto battere un po' di nostalgia o qualcos'altro, lasciate un bel like, iscrivetevi alla Soffitta e ditemi nei commenti quale eroina volete come prossima protagonista. Magari un'altra ribelle o una regina indimenticabile. Sta a voi. A prestissimo ragazzi e ricordate, ogni soffitta nasconde un tesoro. Basta avere il coraggio di aprire il baule giusto.